Buongiorno a tutti, oggi prepariamo insieme un dolce che è una ricetta della tradizione italiana, la torta di riso. Gli ingredienti per preparare la torta di riso sono 1 litro di latte, 150 g di biscotti amaretti, 230 g di zucchero, 150 g di mandorle tritate, 5 uova, 130 g di riso a chicco rotondo, 80 g di cedro candito tritato, 20 g di liquore amaretto. Prima di tutto mettete il latte in una casseruola e portatelo ad ebollizione. Quando il latte arriva ad ebollizione aggiungete il riso e fatelo cuocere lentamente affinché il riso non avrà assorbito tutto il latte. Mescolate di tanto in tanto per assicurarvi che il riso non si stia attaccando. Il riso ha già assorbito quasi tutto il latte, ora io l'ho spento perché stava iniziando ad attaccarsi al tegame. Nel frattempo continuerà ad assorbire il latte, aggiungo lo zucchero e mescolo per farlo sciogliere. Ora dobbiamo aspettare finché il riso nel latte si sarà raffreddato. Per fare più velocemente possiamo mettere la pentola in un'altra pentola con acqua e ghiaccio. Il riso col latte è già quasi freddo, nel frattempo io ho sbattuto le uova e tritato gli amaretti, che potete tritare con un blender se lo avete, oppure anche a mano. Io ho fatto così, li ho messi in un sacchetto e li ho pressati con le mani fino a che non si sono tritati tutti. Ora andiamo ad assemblare la torta. Ora dobbiamo semplicemente aggiungere il resto degli ingredienti al riso cotto nel latte. Quindi aggiungo le uova sbattute, gli amaretti tritati, le mandorle tritate, il cedro candito, e il liquore amaretto e mescolo tutto insieme. Prendiamo una teglia 30 x 20 cm e la imburriamo con un po' di pezzetto di burro e la inzuccheriamo. Togliamo lo zucchero in eccesso e mettiamo il nostro composto nella teglia. Cuociamo la torta di riso in forno a 170 gradi per circa 40 minuti. La torta di riso è pronta. Come al solito i tempi di cottura dipendono dal forno che avete, comunque la torta è pronta quando inizia a colorarsi sui bordi, inizia anche un po' a staccarsi dalle pareti e ha un colore dorato sulla superficie. All'inizio, quando la sfornate, sarà molto morbida, ma poi si compatterà. Lasciatela raffreddare e niente, una volta cotta, se non viene consumata in giornata, io vi consiglio di conservarla in frigorifero.
la torta di riso è ultimata. Secondo me questo dolce è buonissimo perché è facile da fare e ci sono un sacco di profumi, c'è il profumo del cedro candito, degli amaretti che sono dei biscotti deliziosi, c'è il croccante delle mandorle e quindi mangiarlo è una vera delizia. Provatelo a casa e come sempre fateci sapere se vi è piaciuto. Grazie e alla prossima ricetta.